Da dove nasce questo progetto? Nel 2017 è uscito un DM delle isole minori che aveva l'obiettivo di ridurre il più possibile nelle isole minori la produzione di energia elettrica da motori diesel, come attualmente avviene. E l'obiettivo era di portare le fonti rinnovabili al 30% entro il 2030. Questo è un obiettivo estremamente ambizioso che comporta dei problemi. In un sistema elettrico tradizionale noi abbiamo che i flussi di potenza vanno dalla centrale agli utenti, quindi c'è un flusso unidirezionale. Possiamo immaginare, per rendere più semplice la spiegazione, che è come se fosse una bilancia, dove da un lato abbiamo la produzione, dall'altro lato abbiamo gli utenti. Nel caso di un'isola si presentano delle maggiori criticità perché abbiamo una rete isolata che non è connessa al sistema elettrico nazionale e abbiamo una notevole variabilità tra il carico invernale e il carico estivo. Questo comporta la necessità che, perché il sistema sia stabile, quindi non crea un problema, che la bilancia sia sempre in equilibrio. Che cosa succede quando noi installiamo delle fonti rinnovabili? Che è un po' l'obiettivo del DM delle isole minori. Succede che purtroppo le fonti rinnovabili non sono prevedibili, non vengono gestite dal distributore e possono essere installate in un albergo, in una casa di un privato, quindi non sono controllabili. Allora questo può creare degli squilibri tra la produzione e il carico. Se si creano questi squilibri si hanno dei flussi di potenza all'interno della rete che possono determinare un problema di instabilità. Inoltre, sembra strano ma purtroppo è così, nelle isole minori se da un lato c'è la necessità di installare fonti rinnovabili, dall'altro ci sono notevoli aspetti paesaggistici e vincoli da rispettare, cosa che limitano fortemente la possibilità di installare questi impianti. Allora, nell'ambito di questo progetto si è cercato di risolvere tutti questi problemi nell'ottica appunto di realizzare la cosiddetta smart grid, o come si dice in italiano, rete elettrica intelligente. Che cosa succede in una smart grid? Che per creare di nuovo questa condizione di bilanciamento fra la produzione sia con fonti tradizionali che da fonti rinnovabili e il carico, è necessario mettere sotto controllo la fonte rinnovabile, quindi c'è la necessità di fare un adeguato sistema di rete di misura, un sistema di comunicazione di queste informazioni, un sistema di controllo e l'esubero di produzione da fonte rinnovabile deve essere accumulata in un dispositivo che si chiama sistema di accumulo. Tutto questo ovviamente vi rendete conto è una cosa estremamente complessa che in un ambito isolano dove il distributore spesso è una piccola realtà industriale non è così semplice da implementare. Nel nostro progetto allora l'obiettivo è stato quello di trovare delle soluzioni semplici di basso costo che consentissero anche a un operatore locale siciliano o comunque anche nazionale di risolvere questo problema con delle soluzioni anche che fossero facilmente installabili. Quindi nel caso del dimostratore di Favignana, su 4 cabine secondarie, perché in un sistema elettrico c'è una rete di media tensione con delle cabine che sono i nodi da dove arriva e viene distribuita la potenza, in queste cabine secondarie, che sono già di proprietà del distributore, sono stati installati degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo e una rete di controllo del sistema. In questo modo abbiamo in qualche modo superato l'aspetto paesaggistico perché abbiamo installato le nostre apparecchiature all'interno di manufatti già esistenti, semplificando notevolmente l'iter autorizzativo. Qua vedete in questa immagine l'isola, nel nostro caso di Favignana, dove, per rendere un po' più semplice questa rappresentazione di quello che vi ho detto, sono state ubicate, come dicevo, in diverse cabine delle fonti rinnovabili e sistemi di accumulo e
dei sistemi, dei misuratori che misurano la potenza dal lato della bassa tensione, e sono dei misuratori che già normalmente sono presenti nella cabina, quindi non abbiamo dovuto aggiungere altre apparecchiature, da qua l'idea è sempre di fare un sistema a basso costo, e poi è stata realizzata una rete iperLAN di comunicazione fra le varie cabine. Grazie a questo, qua vedete uno schema un po' più complesso, noi fondamentalmente nella cabina secondaria mettiamo questi sistemi di misura, misuriamo in tutte le cabine secondarie, che a Favignana sono 40 cabine secondarie, misuriamo le potenze assorbite o immesse nel sistema. Con un algoritmo che è stato sviluppato all'Università di Palermo riusciamo a fare un monitoraggio in tempo reale dei flussi di potenza all'interno della rete e quindi trasmettiamo queste informazioni al centro di controllo, che è dove siamo attualmente. Nell'eventualità in cui si verifica un'inversione di flusso e quindi vogliamo rimettere in equilibrio questa bilancia, abbiamo installato nelle cabine del dimostratore dei sistemi di accumulo distribuiti, evitando appunto il problema di installare un grosso sistema d'accumulo in prossimità della centrale, che avrebbe comportato ovviamente dei problemi installativi e autorizzativi maggiori. Quindi quando noi usiamo il sistema d'accumulo, che diventa praticamente quel carico che serve ad assorbire la potenza fotovoltaica in eccesso, in modo tale da evitare che il sistema vada in instabilità. Il dimostratore di Ustica e di Lipari, oltre a installare anche lì dei sistemi fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, abbiamo installato, e da lì anche la collaborazione col dissalatore, perché il dissalatore normalmente è sempre presente in un'isola minore ed è il carico in assoluto che assorbe maggiore energia, abbiamo installato un sistema innovativo, quindi una turbina che produce energia elettrica sfruttando l'acqua del mare che viene rimandata nel mare a seguito della fine del sistema di installazione. All'interno del progetto Isole, la Liger Electronics si è occupata della progettazione e della realizzazione di un inverter innovativo per la gestione dell'energia proveniente dal fotovoltaico e per la gestione di un sistema di accumulo agli ioni di lidio. Il convertitore è provvisto tutto di tecnologia Liger, dai circuiti elettronici agli armadi ai trasformatori. L'inverter è stato certificato secondo gli standard della CEI 016 e 021 e quindi sarà possibile immetterlo sul mercato. All'interno del progetto Isole ci siamo occupati dell'individuazione e della selezione delle batterie installate all'interno dell'installatore. La chimica selezionata è stata la lidio ferrofosfato, che è tra le batterie lidio che rappresentano l'attuale tecnologia dominante tra i sistemi di accumulo, è la più sicura e quella che ha una superiore stabilità termica. Offrendo inoltre tutti i vantaggi caratteristici delle batterie al lidio. In particolare questo sistema appunto è un sistema molto sicuro che presenta una serie di sistemi di protezione fondamentali per le batterie al lidio. La scelta della chimica dipende dal fatto che non vengono utilizzati per queste batterie raw materials, ovvero materiali che hanno difficoltà di essere reperiti o difficoltà di essere lavorati. Siamo nella cabina 6 generale di vita dell'isola di Favignana, è una cabina secondaria di trasformazione media-bassa tensione dove abbiamo installato i prototipi del nostro progetto Isole. Come vediamo tutto il carico della cabina è alimentato dal trasformatore media-bassa tensione, quindi per misurare il carico e quindi avere l'equilibrio tra la generazione e il carico abbiamo installato dei misuratori che qui possiamo vedere. Tramite questi misuratori misuriamo tutto il carico dell'isola, anche se ci sono utenti distribuiti connessi sul lato secondario del trasformatore. In ogni cabina secondaria dell'isola vediamo il carico che abbiamo misurato dal misuratore. A questo punto supponiamo che nella rete si abbia un'inversione del flusso e quindi vogliamo, tramite lo SCADA, vedremo i flussi della rete grazie all'algoritmo che abbiamo sviluppato noi, che monitora tutta la rete e calcola i flussi di energia
nei vari rami della rete. Se ci sono delle situazioni di pericolo, come ad esempio delle inversioni di flusso in alcuni rami, noi possiamo agire da remoto sullo SCADA per controllare gli inverter, che sono questi sviluppati dalla Layer Electronics, a cui sono connesse le batterie. Il nostro compito è quello di comandare la batteria al fine di assorbire o iniettare energia per eliminare queste situazioni di instabilità della rete. Come facciamo a controllare la batteria da remoto? Questo tramite lo SCADA che è installato nella centrale di Ustica andiamo a comunicare alla cabina 6 attraverso la rete di telecomunicazione Hyperland che è stata installata in ogni cabina. Questa rete di comunicazione è connessa al nostro concentratore che è stato sviluppato, è un nuovo dispositivo sviluppato sulla base di schede di sviluppo dell'ST Microelectronics, in cui noi abbiamo implementato un nuovo firmware e da cui possiamo vedere la batteria che c'è all'interno della cabina. Abbiamo realizzato le richieste sul nostro sistema SCADA, il nostro sistema SCADA che oggi, grazie al profondo e lungo lavoro ed impegno di tutti i partner del progetto, ci consente di analizzare i flussi di rete, ci consente di visualizzare tutti i dati in tempo reale, siamo in real time con i vari dispositivi per l'intera isola di Favignana grazie alla rete di comunicazione Hyperland. Questi dispositivi, come potete vedere, sono presenti in ogni cabina elettrica e ci consentono appunto di analizzare il flusso di energia all'interno della rete e di poter visionare i singoli dispositivi e i singoli impianti fotovoltaici per poter gestire al meglio l'ottimizzazione dell'intera infrastruttura della rete elettrica. Questo è il pannello di controllo del sistema SCADA che consente di gestire i flussi di energia che si possono ottenere grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico di 64 kW dove è stato installato un inverter di nuova generazione, un sistema di accumulo, e poi abbiamo una turbina che consente di recuperare il concentrato che viene mandato via dal dissalatore e che consente di produrre dell'energia in modo tale da avere complessivamente un risparmio energetico da parte del dissalatore, che è in assoluto il carico più energivoro dell'isola, di circa il 15%, sempre nell'ottica della transizione energetica e dell'obiettivo del progetto Isole era quello che nella realtà isolana trovare delle soluzioni di basso costo e di semplice implementazione che consentissero dei risparmi energetici. Un'altra parte interessante del progetto è stata la realizzazione insieme a tutti i partner di questa turbina idroelettrica per il recupero dell'energia dallo scarico del concentrato. Quindi il concentrato veniva scaricato attraverso dei pozzetti che dissipavano l'energia. Noi in questo momento siamo alla stazione di pompaggio che si trova a 1 chilometro di distanza dall'impianto, quindi c'è un tubo di restituzione dello scarico lungo 1 chilometro e che parte da una quota di 80 metri sul livello del mare. Noi, mediante l'installazione di una pompa a turbina, riusciamo a recuperare circa il 65% di questa energia calcolata. È considerato che ci vogliono circa 1,2 kW per ogni metro cubo di acqua dissalata che noi produciamo per sollevare l'acqua dal mare e portarla al dissalatore. Significa che questa pompa come turbina riesce a produrre 50.000 kWh l'anno
perché funziona 24 ore su 24 e quindi riesce a ridurre i consumi di circa il 20%, i consumi del sollevamento dell'acqua. La nostra azienda Elettromeccanica Mangano è stata coinvolta in questo progetto per la fase di realizzazione delle infrastrutture idrauliche e del piping per la turbina che è stata installata sul ritorno del concentrato dal dissalatore. In questa attività sono state appunto coinvolte diverse nostre maestranze che unitamente agli altri partner del progetto hanno fatto squadra e hanno consentito il raggiungimento del risultato aspirato. Ecco, siamo adesso ad una fase conclusiva del progetto e sicuramente questa esperienza è stata importantissima sia in fase di realizzazione, perché ha dato la possibilità di incontrare altre realtà locali e altre aziende con cui abbiamo fatto squadra, sia anche per noi perché abbiamo appunto avuto questa opportunità di sviluppo e di crescita che ci consentirà sicuramente di estendere questo risultato in altre applicazioni similari. Ci troviamo in una delle tante cabine secondarie dell'isola. ST Microelectronics, come player mondiale nel mercato dei semiconduttori, ha contribuito a questo progetto fornendo dispositivi elettronici e schede elettroniche che permettono la comunicazione dati utilizzando la stessa linea elettrica tramite la quale viene fornita energia. Qui vediamo 3 apparecchiature, fondamentalmente un accoppiatore di media tensione che per mezzo di un brevetto congiunto tra ST e l'Università di Palermo permette la comunicazione dati senza nessuna modifica al quadro esistente direttamente sulla linea di media tensione. Questo dispositivo di interfaccia è basato su un modem che trasmette dati appunto su Powerline utilizzando delle tecniche di modulazione avanzate. Il secondo dispositivo rappresenta un concentratore dati che permette la comunicazione dati sul lato bassa tensione su dispositivi che normalmente sono installati sugli impianti di cogenerazione, ma qui lo vediamo come un esempio. La cosa importante di questa sperimentazione per ST è che ci ha permesso di provare sul campo dei dispositivi che noi normalmente tradizionalmente utilizziamo nella telegestione dei contatori in un ambito completamente diverso. L'avvento delle fonti rinnovabili, che ha particolarmente coinvolto la nostra rete, ha fatto sì che è necessario porsi il problema della gestione di queste fonti rinnovabili. E più precisamente, dando qualche numero, ad oggi sulla nostra rete di bassa tensione sono connesse complessivi 420 kW installati. È chiaro che la presenza di queste fonti rinnovabili pone dei problemi di gestione soprattutto nei periodi di basso carico. Lo studio effettuato sulla nostra rete per quanto riguarda la messa a punto di un sistema di comunicazione è di fondamentale importanza per noi per la gestione appunto di questi impianti di generazione. La trasmissione tramite onde convogliate, Powerline, soprattutto effettuata sulla rete di media tensione, per noi riveste un carattere di particolare importanza appunto al fine di poter gestire nel prossimo futuro la smart grid a cui è destinata la nostra rete. Ustica nel 14 luglio 2021 aveva già raggiunto 338,64 kWh. Questa amministrazione non cura solo l'aspetto diciamo marino, ma ci teniamo conto e ci stiamo rivolgendo anche a quello che sono l'aria e la terra. Gli ottimi risultati raggiunti dalla comunità usticese per quanto riguarda appunto l'utilizzo delle fonti rinnovabili è il punto di inizio di quello che è l'efficacia e l'efficienza del progetto Isole. Perché? Perché è un'espressione di quello che è tecnologia, innovazione contestualizzata all'interno di un'area marina protetta
ma anche di una riserva naturale orientata, consente ovviamente quei virtuosismi che ci portano a realizzare quei risultati che precedentemente sono stati esposti. Perché è importante? Perché è importante perché siamo la prima riserva naturale italiana, perché abbiamo un'area protetta, perché abbiamo una riserva naturale orientata, perché abbiamo anche degli obblighi non soltanto ambientali ma anche di sviluppo socio-economico. Quando oggi sia lo sviluppo socio-economico si può intersecare perfettamente con la tutela ambientale, diciamo che riusciamo a raggiungere quegli obiettivi previsti da quello che è il Green Deal.